Dopo Inter-Lazio 2-2 e Parma-Napoli 0-0, non so voi, ma io sono abbastanza sotto un treno, eh. Devo dirlo, devo ammetterlo. È un pareggio che fa malissimo, soprattutto mentre il Napoli va a pareggiare a Parma. È un pareggio che aumenta il rammarico per questo campionato che ormai, salvo clamorosi, incredibili colpi di scena, mi dispiace dirlo, ma l'Inter lo ha buttato via. E oggi allora è un giorno un po' particolare, per cui dividiamo la nostra analisi del giorno dopo. Come sempre, sapete, analizziamo la partita più a freddo. Oggi la dividiamo in due contenuti, questa nostra analisi. Questo è il primo di due contenuti ed è il primo in cui parliamo interamente della moviola di questa gara e delle polemiche arbitrali che sono esplose in questo Interlazio, soprattutto perché però voglio collegare questo discorso al silenzio stampa post partita con l'Inter che non è andato a parlare ai microfoni dei cronisti, con l'Inter che, ve lo dico ragazzi, se la motivazione è davvero quella che è trapelata nelle prime ore da parte della società nerazzurra, per me è stato un altro grande errore di comunicazione di questa stagione in cui l'Inter credo ne abbia commessi diversi e non condivido questa scelta, almeno non in questo momento. Ma adesso ne parliamo. Ben ritrovati amiche e amici passioniteristi in questo nuovo episodio di oggi. Se non l'avete ancora fatto vi invito a lasciare un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale, così non vi perdete anche la seconda parte del contenuto in cui parleremo anche più di campo e non solo, con delle curiosità molto interessanti. E io nel frattempo ho rivisto la partita questa notte, mi sono fatto del male di nuovo in questo modo. Sono andato a leggermi tutte le moviole in giro, ho ascoltato i pareri delle varie trasmissioni, soprattutto ne abbiamo discusso a lungo anche con i soci del club su passioniter.club e quindi vorrei analizzare al volo tutti gli episodi per poi collegarci ad un discorso che invece mi preme di più, anche con un'ultima ora che è arrivata pochi minuti prima che iniziassi a registrare questo contenuto. E allora è stata una partita in cui l'arbitro già era nata male dal punto di vista dell'arbitraggio questa partita, perché sono state prese delle scelte che erano abbastanza inopportune, sia perché Chiffi a questo livello secondo me non può starci, invece continuano ad inserirlo, lui con il VAR che erano gli stessi del famoso rigore Pavlovic su Thuram non dato con gli audio spariti nel derby contro il Milan, sia la scelta dell'assistente VAR Guida, che comunque ha un potere limitato in quanto assistente VAR, ma io dico, perché in un momento così importante della stagione andarsi a trovare queste grane, te le sei andata a cercare come designazione, e conseguentemente questa cosa sta infiammando una polemica che secondo me non è del tutto giusta, o almeno Chiffi in questa partita ha arbitrato male. Per me prestazione ampiamente insufficiente dell'arbitro Chiffi, a partire per esempio da diverse letture, per esempio dal fallo di Cianoglu che viene fischiato, su cui poi c'ha la protesta e viene ammonito. Ok, il giallo per protesta, ma non esisteva il fallo fischiato prima, e tante altre situazioni che lasciano molti dubbi, così come sugli episodi veramente cruciali per me, e so già qua scatenerò un bel po' di commenti, è stato salvato dal VAR, perché poi alla fine sono state prese delle scelte giuste, comprensibili, però di nuovo questo è molto simile alla prestazione di Marciniak in Inter Barcellona, arbitro bocciato ma salvato dal VAR. E allora molto male Chiffi. Analizziamo velocemente gli episodi, con uno che sta facendo molto discutere: la spinta di Rovella a Bissek sul punteggio ancora di 0-0 se non vado errato, comunque la spinta di Rovella su Bissek, sì, sul punteggio di 0-0, che non viene sanzionata, non viene concesso il calcio di rigore, con Rovella che piazza una mano sulla schiena di Bissek, la mano sinistra, la mano destra invece la appoggia sopra al braccio. Qua Bissek va giù a terra, siamo rimasti un attimino interdetti in presa diretta, pensavamo ci fosse anche un colpo al piede che in realtà non sembra esserci, o comunque sembra esserci così decisivo. Ho sentito Di Canio dire che se questo fallo viene fatto a centrocampo viene fischiato, allora perché non deve essere rigore. Ho sentito Trevisani parlare di rigore netto. Io ragazzi francamente intanto l'arbitro è ben posizionato, come vedete anche in alto a destra, e quindi questa è una decisione che va presa in campo, con l'arbitro che deve valutare e giudicare l'entità del contatto. È vero che andando veloce basta poco per sbilanciare un giocatore, secondo me però qua è molto diverso per esempio dalla polemica che è stata fatta sempre con Bissek protagonista a Genova, dove si diceva che Bissek aveva spinto con le due mani e quindi era fallo da fischiare secondo il capo degli arbitri Rocchi. Qua in questo caso Rovella va con un braccio solo, non è una
una doppia spinta sulla schiena, per cui è molto al limite. Questo è uno degli episodi su cui anch'io ho qualche dubbio in più, però francamente sarebbe stato un rigorino secondo me, e io sono tendenzialmente contro i rigorini, sia quando mi avrebbero favorito che quando mi avrebbero poi sfavorito, nel senso che poi mi aspetto la prossima volta che anche contro di noi un'eventuale situazione del genere venga valutata allo stesso modo, anche perché poi ecco, dall'altro lato c'è una situazione abbastanza simile che è diversa, perché Di Marco non spinge con le mani, però va con, diciamo, con la spalla quasi praticamente sulla schiena di Castellanos, che anche lui come Bissek non fa granché per rimanere in piedi, anche lui come Bissek basta poco per essere sbilanciato, però è una situazione simile in cui, ripeto, non c'è il braccio, quindi è meno vistoso quello di Marco, ma anche Di Marco non può mai raggiungere il pallone, si disinteressa e va sulla schiena. Eventualmente sarebbe molto più rigore Rovella su Bissek di questo, però ecco, questi per me ricadono tutti nella categoria dei rigorini. Il grande tema invece di questa serata è il rigore concesso per il tocco di mano di Bissek sulla finta, sul tentativo di azione del Tati Castellanos, l'attaccante della Lazio. E qui ne abbiamo discusso a lungo anche nel club di Passione Inter. Io ragazzi devo dire la Gazzetta dello Sport è quella che mette più dubbi su questa decisione, anche se non è che dice che non era rigore, tutti gli altri che ho sentito, che ho ascoltato lo danno praticamente per rigore. Io mi sono espresso subito in diretta perché qui c'è un fattore determinante, cioè l'extra movement, come viene detto nei casi arbitrali. È bravissimo Bissek. Allora, Bissek intanto fa un'azione difensiva che non capisco molto il movimento che fa sulla finta di Castellanos, non ho ben capito che cosa fa Bissek, che già da qualche minuto era appannato, già qualche minuto prima aveva fatto un errore su un'uscita che aveva lasciato qualche perplessità. In questo caso fa un movimento che non capisco. Poi ha la lucidità ed è stato bravo a mettersi le mani dietro la schiena, ma poi commette l'errore di andare ad allargare di nuovo il braccio. Ed è vero che mentre tocca il pallone lo va di nuovo a ritirare, quindi lui se lo mette dietro, allarga leggermente e poi torna, cerca di rimetterlo indietro, però nel tempo in cui cerca di rimetterlo indietro lui ha già aperto troppo, il pallone tocca il gomito e il gomito è punibile. Il fatto che tu abbia la mano dietro la schiena non conta, perché se il gomito ce lo hai largo come ce lo ha largo Bissek, questo è calcio di rigore. So già che tanti non saranno d'accordo, la maggioranza dei commenti però, visto che sono d'accordo con me, e francamente tutte le moviole vanno in questa direzione, non che tutte le moviole abbiano sempre ragione, spesso le abbiamo smontate ovviamente, però c'è poi anche un'altra immagine in cui si vede proprio che il polsino di Bissek bianco rimane largo, quindi purtroppo questa è stata un'ingenuità di Bissek che giornalisticamente, lo avevo detto ieri sera ed è stato confermato oggi, verrà paragonato all'errore di Radu a Bologna. Giornalisticamente funziona così. Giustamente in tanti dicono: che differenza c'è allora con Baschirotto a Lecce? Che Baschirotto, che lo stesso aveva messo le mani dietro la schiena, poi allarga il braccio, tocca il pallone e non viene dato calcio di rigore. Ecco ragazzi, le differenze non ci sono, e infatti noi giustamente a Lecce ci siamo arrabbiati tantissimo, perché quello di Lecce era rigore, purtroppo anche questo di Bissek è calcio di rigore. Se devo dire, questo di Bissek forse è leggermente meno rigore di quello di Baschirotto, perché almeno Bissek fa anche un altro leggero movimento per riportare la mano dietro, ma né Bissek né Baschirotto lo fanno in maniera intenzionale, entrambi però pur mettendo le mani dietro poi vanno ad allargare, aumentano il volume del corpo, e quindi questo è calcio di rigore. Questo è per quanto riguarda la moviola, tutto regolare poi sul gol di Dumfries, dove Marusic qua aveva rischiato di causare un rigore perché si era disinteressato del pallone, aveva placcato Thuram, però tutto regolare. Questo quindi è la mia visione del match, degli episodi cardine principali di questo match, in cui poi l'Inter, come detto, decide di non parlare nel post partita. La versione ufficiale che emerge nel post partita è che l'Inter non va a parlare ai microfoni dei giornalisti per protesta nei confronti di un arbitraggio, perché da diverse partite a questa parte l'Inter ha avuto diversi episodi arbitrali a sfavore, e dunque al culmine di questi episodi a sfavore l'Inter decide di non parlare. Ma io qui ragazzi non sono d'accordo con questa scelta, non sono d'accordo soprattutto con questa spiegazione, con questa motivazione, perché ormai i buoi sono scappati, come si direbbe, cioè la protesta, se tu la vuoi fare, arriva troppo tardi, arriva nettamente tardi. In questo momento qua, dopo una partita di questo tipo, in cui vai 2 volte in vantaggio contro la Lazio e ti fai pareggiare 2 volte, e poi alla fine Arnautovic si mangia quel gol. Ne parleremo poi di Arnautovic, incredibile veramente, sembrava il calcetto con gli amici sulla spiaggia.
Cioè, sembra proprio che dopo una partita così stai cercando di fare la protesta per buttare un po' perché hai buttato lo scudetto e allora la butti in cacciara. Ecco, questa è un po' l'impressione che mi dai, perché io non posso sentire il presidente Marotta che ci dice bisogna accettare tutto quando c'erano stati altri episodi clamorosi che hanno danneggiato l'Inter in questa stagione e poi dopo un Inter-Lazio in cui comunque secondo me gli episodi sono stati interpretati poi correttamente dal VAR, alla penultima partita di un campionato, dopo una partita così, non puoi farmi silenzio stampa per protesta contro l'arbitro, se prima mi dicevi bisogna accettare tutto. Quindi è una cosa, tra l'altro, il silenzio stampa che a memoria, non so voi, ma io non me lo ricordo negli ultimi anni dell'Inter, quindi è un gesto anche molto forte che l'Inter decide di fare e a cui non siamo abituati. Se volevi farlo, se vuoi fare veramente una protesta che porti a qualcosa, come i retropensieri di Conte hanno portato a qualcosa, andava fatto prima. Dopo Ndika Bissek in Inter Roma, è lì, quello sì che è un episodio che è costato un punto, perché la partita era poi finita, anzi la Roma rimaneva in 10 e potevi anche magari tentare l'assalto alla fine, quindi quello sì che è un episodio che costa un punto che oggi permetterebbe all'Inter di stare alla pari del Napoli. E lì invece niente, bisognava accettare tutto. Lo potevi fare dopo Bologna-Inter, lo potevi fare nel derby di Pavlovic-Thuram con gli audio che sono spariti, come dicevamo, si poteva fare tante altre volte. Oggi però no, oggi per me ti devi far sentire anche per altri motivi, anche per lo scempio che stanno facendo col calendario, perché Como Inter e Napoli-Cagliari si giocherà venerdì alla fine, ragazzi. Quindi tutta questa discussione sulla partita, quando mettere l'ultima giornata di campionato, porterà un eventuale spareggio, che è complicatissimo, ma ancora oggi è possibile. L'eventuale spareggio per lo scudetto si giocherebbe lunedì 26 maggio, ragazzi, a 5 giorni dalla finale di Champions League. La Lega Serie A, pur di non scontentare il Napoli, rischia di far giocare l'Inter lunedì sera per uno spareggio scudetto a 5 giorni dalla finale di Champions League. Questo è imbarazzante, questo merita una protesta veemente e una discussione molto forte, non quello che è successo in Inter-Lazio. Per questo per me è stato un silenzio più di opportunità che di protesta effettiva in questo caso, cioè Inter-Lazio è finita, evitiamo di alzare polveroni, evitiamo nervosismi, evitiamo altre squalifiche magari perché può uscire la parola fuori posto e anche se all'ultima giornata di campionato possono succedere ancora varie cose, risettiamoci e concentriamoci soprattutto sulla Champions, che sembra essere era un sogno, adesso veramente sembra essere diventata un'ossessione per la nostra Inter, anche per la differenza che vediamo tra l'Inter di campionato e l'Inter di Champions League. Questo poi è un tema che approfondiremo nel nostro prossimo contenuto. Vi invito a farmi sapere nei commenti se siete d'accordo con me oppure no, ditemi la vostra su questo tema, soprattutto se siete d'accordo con questa protesta in questo momento qua. Io no, sinceramente, ma appunto se le motivazioni sono quelle. Io credo però che sia stato più un motivo di opportunità e allora questo lo posso capire già molto meglio. Vi aspetto nel club di Passione Inter, ogni lunedì alle 22 ci sentiamo. In questo lunedì immagino che la chiamata delle 22 con il club sarà rovente, quindi www.passioneinter.club se volete partecipare alle nostre discussioni. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione, mentre per chi ci ascolta in podcast vi basta cliccare qui.